Ciao! Ti capita spesso di cercare l'approvazione degli altri? Niente di preoccupante, è una cosa perfettamente normale. A chi non piace essere apprezzato e valutato positivamente e magari anche sentirsi dire hai fatto davvero bene? Ma quando dovresti iniziare a preoccuparti un po'? Sicuramente quando ti capita di cercare l'approvazione di tutti, indiscriminatamente. E quando questa ricerca di approvazione che poi magari nemmeno riesci mai a raggiungere pienamente, diventa così importante per te da condizionare la tua vita e le tue scelte. Sentirti approvato ti fa certamente sentire sicuro di te stesso, delle tue scelte, ma dato che questa sicurezza non viene da dentro di te, ma ti viene data dagli altri, cioè arriva dall'esterno, il prezzo che poi devi pagare può essere alto. Quale? Rinunciare a quello che vuoi veramente per continuare ad avere l'approvazione della quale hai bisogno. Spesso questa ricerca di approvazione ha le sue radici lontane nell'infanzia, quando tutti sentiamo il bisogno di essere approvati e lodati, e se non abbiamo ricevuto questi segnali positivi allora, magari continuiamo a sentirne la mancanza anche oggi e a ricercarli da adulti. Ma quali sono i campanelli di allarme che devono risuonare dentro di te, facendoti capire che forse stai esagerando e che stai passando dal normale piacere di essere approvato al bisogno di essere approvato? Cerchi per esempio di non apparire mai in disaccordo con gli altri. Anche quando non sei d'accordo su qualcosa e magari addirittura la pensi proprio all'opposto, non esprimi mai la tua opinione. Oppure ti preoccupi di come appari, non in modo equilibrato, ma eccessivo. Tutti vogliamo apparire al meglio, ma quando apparire al meglio diventa un imperativo, al punto che ad esempio ti fa star male il fatto che gli altri possano vederti spettinato, un po' in disordine, allora è necessaria una riflessione. O ancora, se il tuo umore dipende da quello che gli altri ti dicono e ti mostrano, cioè se ti approvano sei felice ed euforico, se ti disapprovano diventi triste ed arrabbiato. Quando sei con gli altri poi tieni sempre un profilo basso, perché in fondo tu pensi che sia meglio non essere notati che essere disapprovati. Ti sei riconosciuto dunque in molti, se non proprio in tutti questi aspetti? Allora, la ricerca e il bisogno di approvazione probabilmente per te costituiscono un problema. Vediamo insieme allora cosa puoi fare nella pratica. Purtroppo superare questa difficoltà, devo dirti da soli, non è sempre facile. Ma intanto prova ad iniziare così. Ricorda come prima cosa che solo tu ti conosci veramente. Magari la persona che ti disapprova si è solo fatta un'idea sbagliata su di te perché non ti conosce bene. Renditene conto e ricorda sempre che l'opinione che hai di te stesso è l'unica che conta veramente. Ascoltati poi, senti i tuoi pensieri e dai spazio anche alle tue emozioni. Accogli il tuo vissuto interiore in modo da poterti accettare completamente. Costruisci con te stesso dunque un rapporto sano, perché quello che gli altri pensano di te non ti definisce. Una cosa importante da non dimenticare mai poi è questa: disapprovazione e rifiuto sono due cose assolutamente diverse. Una persona può non essere d'accordo con te su certe scelte che hai fatto, su certe cose che ti piacciono, ma questo non vuole assolutamente dire che poi non ti apprezzi come persona. In altre parole, non cadere nell'errore che molti fanno di passare dal particolare al generale. Coltiva poi la tua indipendenza. Quando prendi una decisione, chiediti se è quello che vuoi veramente, o se stai solo facendo quello che gli altri si aspettano da te e che loderanno quindi di sicuro. Fai invece solo quello che senti come veramente tuo e adatto a te. Costruisci dunque in te stesso la forza necessaria per andare
avanti e dove desideri tu, per seguire la tua strada, non quella che gli altri ti stanno indicando. Tutto questo non è facile. Prendere infatti delle decisioni che sai che gli altri disapproveranno, cambiare un comportamento che si è consolidato negli anni e diventare in fondo una persona diversa, sono tutte tappe di un cammino che ti porterà a stare meglio, sì, anche se a prima vista non sembra poi tanto agevole. Potresti allora decidere di non affrontare tutto questo da solo, ma di farti aiutare da un professionista esperto per compiere i primi passi, così che tutto poi diventi più semplice, perché anche tu meriti di essere una persona indipendente e consapevole. Ciao, a presto!